That's not enough. We upload 10 new Smurf commentaries every week where a challenger teaches you how to play every champion in the exact rank you're stuck in. The best part, you can try all of this out completely risk-free. If you don't rank up while actively using skill capped, you'll get your money back, no questions asked. So what are you waiting for? Click the link in the description below to get the rank you've always wanted. Alright, so we'll be starting things off by covering the system buffs, which mainly consist of item changes. Black Cleaver is getting a boost for this patch with its armor shred per stack going from 4 to 5%. The number of stacks are also being changed, going from 6 to 5. There will be a change to the build path for Black Cleaver with Kindle Gem. Faccio in questo modo perché sennò poi non mi ci sente. Ho visto dei video dove anzi, scriviamo in questo modo. Allora. No, sono stronzo. Ok, vediamo un po'. Allora, Black Cleaver la vedo strabene grazie a questa modifica su Senna. Probabilmente Senna avrà una nuova build più incentrata sull'armatura, perché comunque ovviamente non è che è una build che è sempre valida, una build broken e cose e tutto, ma comunque se ti vedi che c'hai contro uno, due tank, un fighter, un tank, cioè, comunque avete capito, comunque bersagli grossi che si vanno a buildare molta armatura, secondo me Senna potrebbe iniziare a pensare seriamente di buildarsi la Black Cleaver e comunque farsi And una Longsword being replaced by Caulfields and Ruby Crystal. There's also going to be a buff to Fountain Regen of all things, being Fonte della rigenerazione è molto utile, soprattutto come buff è molto utile per quando devi affrontare una lane. Io so poco stronzo. Quando devi affrontare una lane bella aggressiva per quanto riguarda, tipo, che ne so, hai contro una lane fatta da Lux e Caitlyn. Questa storia della fontana che ti rigenera vita più velocemente, secondo me sarà molto importante come cosa. thrown in for 14.4, with the healing per second going Poi up from ovviamente è sempre 8.4% max abbastanza health lento, to abbastanza punitivo, ma 10.4% max comunque health. almeno ti A bunch of mage riuscirà a items dare will have their ability haste increased from 20 to 25, as Malignance, Luden's Companion, and Archangels will be the recipients of the buffs. Profane Hydra has been superior to Ravenous Hydra, even on bruisers in recent patches. The haste increased from 20 to 25. Mana mage buff. Health. A bunch of mage items will have their ability haste increased from 20 to 25, as Malignance, Luden's Companion, and È molto Archangels will be forte. the Non sono recipients. d'accordo con questa scelta da parte di Riot di appunto di aspettate un attimo. Beh, comunque non sono molto d'accordo con questa scelta da parte di Riot di ritornare a mettere ability haste nel gioco, perché mi trovo bene sinceramente con i maghi che vengono puniti nel momento in cui vanno a spammare troppo le loro abilità. E quindi questa cosa mi dispiace un po'. Mi dispiace un po'. Of the buffs. Profane Hydra has been superior to Ravenous Hydra, even on bruisers in recent patches, so Riot's looking to change that for 14.4. Ravenous Hydra's active will now benefit from 150%. Massimo ti dico che la vai a build. Massimo, la va a build su Pantheon, ma
non è un oggetto da Of support, your lifesteal. palesemente. Stridebreaker is being changed yet again, E and this time quello its vedo passive invece movement speed will now interessante. apply, even if the damage is Però mitigated. comunque anche Active questo è movement speed veramente un decay is also item being super changed from situazionale. 1.5 to 3 Alla fine seconds. ai Terminus will support be getting a servono. few buffs so that the Questo item is not as invece, difficult to anche questo oggetto su stack with the number Senna lo vedo estremamente forte adesso, perché già prima, oppure anche Ash, comunque tutti, ci sono Ash e Senna, poi in parte un po' di rollate, cose e tutto. Per i tiratori da support, secondo me questo item sarà veramente la svolta, soprattutto perché ora mi dispiace essermi messo qui, quindi fammi fare questa cosa. Allora, questa si va a poppare di qua e questa si va a poppare qui sopra. Ok, ci siamo. Perché grazie a questo item, cioè avere al posto di full staccare a 10 autoattacchi che non succedeva mai, adesso questa cosa che te ne bastano 6, secondo me diventerà estremamente valida of stack e il meta inizierà a ruotare su questo oggetto, probabilmente. dropping from 5 to 3. The resists per stacks are being adjusted as you'll be getting slightly more resistances earlier in the game, but slightly less later on. The penetration per stack is going up as well, and the max amount will be unchanged, which means you'll now just be able to reach the full value faster. The build path is also seeing a slight adjustment, with dagger being replaced by recurve bow. There's just one rune being nerfed for this patch, with lethal tempo losing power on melee champions. Secondo Attack me speed per appunto stack is being reduced, sarà going from 9 scaling qualcosa to più che altro ecco, 13.5% magari to ti 5 va scaling a to limitare un po' di 16%. più So a nerf in the early game, but a gli buff ASU later on. ATC, ma Hubris diciamo will be che receiving a di change for base this io non patch, le ho with trovati its visual molti, se effects devo being essere adjusted. sincero. Red side camera offset is going to be adjusted in 14.4, so that you'll now be able to see more of the screen below you. There are a bunch of changes to support items for this patch, and the first Questa cosa, il fatto che la prima carica ti va ad arrivare a 1 minuto e 50, però secondo me è molto forte, soprattutto molto da considerare sui champion melee, perché per i champion da poke gliene fregava il giusto del avere la prima stack dopo 2 minuti, che poi appunto 20 secondi, sì. Ovviamente appena i minion arrivano in lane, dopo 20 secondi te c'hai la stack, il che è estremamente interessante come cosa. Cioè, mentre invece appunto per dei support melee, perché ti consentono di avere quel prio, quel clear della wave che ti aiuta a fare il livello 2 prima del tuo avversario, il che secondo me aiuterà molto appunto champion come Leona, Nautilus, comunque campioni che vogliono ingaggiare early, ma che appunto visto che l'oggetto si stacca a 2 minuti e 8 è difficile prendere il comando della lane. change will have your Quindi gold proc now non lo coming vedrei troppo come un nerf, sicuramente sarà molto più un nerf per quanto riguarda i mage cioè campioni da distanza, comunque campioni che usano le stack per puccare, soprattutto perché appunto la carica dura 20 secondi, che rallenterà molto in at 1 minute and 50 di seconds alcuni instead of 2 minutes and 8. esatto. So you'll now have quicker access to that first proc. However, the charge rate of procs are then being increased from 18 to 20 seconds, which means you'll be stacking gold slightly slower moving forward. There's also some changes to support upgrades being thrown in Vabbè, as well. Questo è ci sta sul cazzo se non la vogliamo vedere. With Perfetto. Bloodsong having its ranged damage amp lowered from 6 to 5%. Solstice Slay will have its movement speed changed from 90 flat Allora, to questo oggetto secondo me è veramente inutile attualmente, cioè è quell'oggetto che vai a buildare solamente se vuoi avere quell'ingaggio in più, ma secondo me di base vai sempre a preferire altri, cioè comunque lo scudo secondo me è sempre molto più viable rispetto a questo, perché cioè, cioè sì, hai quella velocità in più, magari appunto l'unico campione su cui ce lo vedo bene, ma che nemmeno è Bard, perché nemmeno dico perché mi piace di più l'oggetto, quello che si è visto prima per Senna su Bard, perché almeno ti dà più amplificazione di danni, comunque è situazionale come cosa, ma ti dico,
secondo me non mi piace molto, to ecco, ti posso dire 30%. sta cosa, Duration non mi on piace. Solstice Lay is down from 4 to 3 seconds. Heal is also adjusted, going from 120 flat to Oh, poi 7% max abbiamo i health. Zack. Sazak's Realm Spike is seeing a huge nerf to its base damage, going from 50 to 20. AP ratio, however, Qui lo butta come un nerf, perché ti dice, al posto di fare più danni di base, ti dà più danni in base all'AP. Però, secondo me, non è che sia così male come cosa, cioè nel senso, avere comunque il cooldown che ti si diminuisce, ehm, ah, ok. Il cooldown che ti si diminuisce molto prima, il fatto che comunque aumenta la percentuale dei massimi HP su cui fa danno, il fatto che aumenta, sì, è più un nerf per quanto riguarda tipo l'early game, quindi appunto va a toccare campioni come Zyra, Brand, chi altri? Va a toccare un is po' più going up from loro più che 15 altro, to ma comunque 20%. The ti max dà health damage is più up as well, from utility 3 to sulle 4%. fasi Cooldown medie is e being finali changed della from 9 partita. seconds at level 1 to now 8 seconds at level 1. Riot has stated that a plethora of champions will have their tether Ah, sì, ok. updated to Praticamente instantly tipo snap when hanno exceeding max ridoppiato alcune range. And cose. Il these fatto champions di include Morgana Aatrox, e Renata, Fiddlesticks, Alawi, Karma, Kled, LeBlanc, Soprattutto Renata in questa patch, se tutto la vedo veramente male e molto inutile, molto inutile. Quindi il fatto che ci sia è una cosa molto buona, secondo me, anche Morgana, ma vabbè, Morgana c'ha sempre il Black Shield che ti dà quell'aiuto che non puoi mai cambiare, cioè ha Ghana, quell'aiuto Renata Glask, fondamentale, and Zac. su cui si Fiddlestick's basa W tutto il range build will di be Morgana. increased from 700 to 725 to compensate for this Sti change. We've cazzi. got 8 champions in line for buffs this patch, and first up is Ari. Health growth is being increased from 96 to 104. Vabbè, QAP questa ratio is buffed as well, cosa going from 45 to 50%. A bunch of Jace buffs are on the way, with piateci his per base skin AD going from mediali, 57 Jace to ci sta 59. che Melee W mana venga restore is being buffato increased, perché while sta melee W diventando base veramente damage is inutile. going up too. There's also a change Cioè being un issued to campione early Jace's E, game che so non that it riesce a will now fare il suo snare lavoro di early targets on game cast like Lee Sin's è R, which should add more catastrofica come cosa. consistency to the spell. Kai'Sa has held one of the lowest win rates for any AD carry in recent patches, so a buff is headed her way. Our range is being Però increased, che going la from trovo 1500 spesso, scaling to non mi 3000 sembra to così messa 2000 male scaling però. to 3000. So, an early game buff to Kai'Sa R, Però but il with no fatto difference che at max aumentano rank. A few semplicemente Lulu buffs are penciled in this patch i with their Q range, damage from the second bolt going from 25 to che 50%. palle E Lulu. damage is up Lulu as penso well, but sia at the veramente un later ranks support only, inutile, and E shield is being buffed at perché, all ranks, but increased perché lo reputo un support inutile? Perché alla fine, cioè, ok, gli hanno incrementato questi valori che hanno senso, perché qual è il problema di Lulu? Il problema di Lulu è che c'ha l'ulti, però se te la vai a giocare in competitive, comunque a livelli alti, la gente tiene a mente l'ulti di Lulu e ci gioca intorno. Quando è che Lulu tira l'ulti? Quando poi noi, dopo l'ulti di Lulu, si ingaggia. E quindi il fatto che comunque vanno a potenziare gli altri elementi del kit di Lulu la può già rendere molto più interessante, soprattutto appunto a livello offensivo. more significantly at max rank. Renekton will be buffed in 3 separate ways this patch, with his Q champion Cosa che healing non being interessa molto increased. a Zap. Soraka is next on the buff list with her passive movement Sì, speed towards Soraka, il problema di Soraka è che in teoria te la dovresti prendere per contrastare certi support da poker e cosa succede? Hai l'effetto inverso, cioè nel senso che quei matchup lì ti counterano, il che non è accettabile assolutamente. Sono estremamente d'accordo su questo buff, soprattutto sul cooldown dell'ulti che effettivamente è veramente un'esagerazione, ma ally. capisco che lo vogliono tenere altino perché se no avere un personaggio che te lo vuoi divare, sei tutto convinto su tutto, se premi l'ulti e si rifila un quarto di vita, cioè così a gratis in più tutte le sue cure si aumentano, diciamo, e non è il massimo della felicità.
supplies increased from 70 to 90%. Q heal is going up by 10 at all ranks, and R cooldown is buffed, with Riot shaving off 10 seconds at all ranks. We have a couple of Thresh buffs to cover, as his base armor is going up from 28 to 31. E base damage Thresh era veramente diventato ingiocabile, più che altro perché veramente te lo andavi a prendere in situazioni di counter matchup, quindi tipo, che so, vai a prendere Thresh per counterare una Rell, per counterare un Alistar, cosa succede? Alistar e Nautilus ti danno il cazzo, perché fai schifo, cioè. Questa roba, infatti, tipo, il fatto che gli hanno aumentato l'armatura, anche se di 3, quindi abbastanza tanto, e comunque il danno della E, secondo me, gli darà una bella spintina per ritornare ad essere giocato. Soprattutto la R, ho visto il video di Flavio che dice, visto che ci saranno più schermaglie, può essere più combattivo, ma secondo me questo è il minimo rispetto a tutto il resto del is team. being increased, but at the later ranks only. Our cooldown is buffed quite significantly, being lowered by 20 seconds at all ranks. Volley Bear may end up the biggest winner of 14.4, as these buffs are looking. Riot overshot on the 14.3 Allawi buffs, so they're pulling back. The total AD ratio is being issued this patch, as the hotfix nerfs didn't do quite enough to significantly reduce his power level. Q Bard has been an OP tier support for the first 3 patches of Season 14, so Riot's looking. The tank build won't be as strong now. Sono estremamente d'accordo su da un po' mi dispiace per tutti quelli che giocano Bard, perché comunque è un campione che o ce l'hai o non ce l'hai, non è una cosa che improvvisi, è un qualcosa che devi studiarti, è un qualcosa che comunque c'è. Quindi tutti che giocano tanta roba, mi dispiace un po' per loro, però comunque ti dico, cioè, se te vuoi fare un campione, perché Bard in teoria dovrebbe essere il campione da utility per tutta la mappa, se tutto, ok. Se te me lo vuoi rendere un campione che invece fa danni, me lo sposti su un campione che builda oggetti di danni e fa danni, perché non è che te mi piglia degli oggetti da utility e mi fa dei danni mostruosi, non ha senso. Questo discorso secondo me è uguale come karma, cioè è build utility non fa danni, build AP fa danni ma rinuncia all'utility, perché non è che fai danni e poi fai utility, no, non ha senso sta roba. È un po' il concetto che volevamo esprimere con Serafin, però non ci sono riusciti e sono finiti, hanno finito per renderla il classico support da utility. With Cioè, meat-based secondo me damage bisogna prendere una decisione netta su questa roba qui, perché Bard non è che piglia già comunque, cioè, non è che è un campione che prende l'AP solamente dagli oggetti, comunque prende statistiche solo da oggetti, ma prende statistiche sia da oggetti che da passiva, quindi secondo me bisogna regolarci molto su Bard, su questa 5 cosa. chimes being reduced from 14 to 10. The Meep AP ratio, however, 80%. One small but impactful change is being issued to Fiora, as her W attack speed slow will be reduced. She's been thriving in the pro scene, so Riot has no choice but to nerf her. E-base damage is going down by 10 at all ranks. There's also a bug fix being issued to where boots now properly affect passive dash distance, which is a buff. More follow-up nerfs for Maokai are lined up for 14.4, as the 14.3 changes did nothing in reducing his solo Q strength. So, base armor is dropping from 39 to 35, Q base damage is down by 5. Di Maokai è semplice, flash W ed è ingaggio, ma cioè non è che questa cosa è stata scoperta adesso, fermi tutti, perché io mi ricordo all'epoca, perché io Maokai l'ho giocato tanto, all'epoca te lo giocavi nello stesso modo, semplicemente cosa succedeva? Al posto di focalizzarsi su questa cosa del flash W ingaggio, si erano focalizzati sul fatto dei sapling, perché dicevano, metti sapling e dà fastidio del sapling, allora li nerfiamo solamente i sapling, e hanno oscurato questo problema. Però comunque Maokai, sì, cioè, gli puoi diminuire l'armatura, però il fatto è che io ti dico, boh, a questo punto, allora chi te lo gioca Maokai? In giungla attualmente, in meta della giungla, per il meta della giungla attualmente Maokai fa schifo. In top, peggio. Dove lo vuoi giocare Maokai a questo punto? Cioè,
il tuo obiettivo di fare appunto diminuirgli il root della R, diminuirgli il danno sulla Q, gli diminuisci l'armatura, va bene, ma allora dove lo vuoi giocare? Cioè, secondo me, allora a questo punto che cosa succede? Gli metti che c'ha una rigenerazione di vita più ampia, ma lo standard AW lo fai molto più breve. O comunque ti inventi un qualcosa per il quale si può doggiare tipo gli stun. Lo so, non è il campione, cioè, andresti a snaturare completamente il campione, però andargli a togliere armatura, danni sulla Q, cose e tutto, non... Cioè, allora al massimo ti posso dire un'altra cosa, che vogliamo far rimanere a W in questo modo, facciamola rimanere, ma almeno facciamo in modo che sia un campione che vuole buildare item. Al posto di metterci max HP 2-4%, mettiamo 4-8%, in modo tale che la gente sia invogliata a giocarlo top, a giocarlo tank, perché giocandolo in questo modo è molto più efficiente. Cioè, capito? Non andare a ridurgli il kit per non farlo funzionare più support, piuttosto vai a renderlo viable per altre corsie, perché non lo vuoi giocare, non lo vuoi vedere support, va bene, non vuoi vederlo support, ci sta come cosa, però fallo giocare, cazzo, cioè, perché sennò veramente, a parte in support, non viene più giocato in nessuna lane, magari. 5 at all ranks, and Vabbè, our a root parte in duration Ginevra, is being nerfed as molto well, with the rara nerf come being cosa. more harsh at the later ranks. Riot's going to be changing Hullbreaker this patch so that the stacking and bonus damage is changed from on attack effects to on hit Vabbè, effects, and this will dicono, vabbè. negatively affect Urgot's viability with the Io item. non seguo Varus will be tanto losing tutto, some ma base AD for this patch as it's being reduced slightly. ci sta, diciamo che sì, tipo il virus che ho avuto in team prima, cioè, è andato sotto a bestia, però comunque riusciva a shootare la DK nemico. Diciamo, aveva poco senso come cosa. Slightly, going from 62 to 60. A damage nerf to Zyra will be making its way to Sì, sì, live sì, sì, servers. sto stra d'accordo a malincuore, perché comunque mi piace estremamente tanto giocare Zyra, ma attualmente fa dei danni di piante che non hanno veramente senso. Più che altro, ecco, magari la cosa che potrei dire è magari di base fammi fare meno danni, ma almeno aumentami lo scaling sulla P. Cioè, è questa la cosa che ti potrei chiedere. Aumentami lo scaling sulla P in modo tale che vai a premiare le Zyra che riescono a prendere molto vantaggio e quindi riescono a prendere gli item e quindi fanno ancora più danno. Cioè, mi vai a premiare questa cosa anziché la nerfo subito a stecca in modo tale che, cioè, ok, è un nerf fino a se stesso, poi vai, non ti guardo nemmeno i bonus monster damage perché vai, sì, capisco un po' una cosa, ma più As che her altro ti plant dico, fai 16,84, ok, te la butto lì, fammi 12,70 e mi metti il 30% di AP. Cioè, già sarei molto più contento nel cose perché dico ok, early game faccio molti meno danni, sono magari più obbligato a andare di Comet in modo tale da compensare questi danni mancanti, ma almeno se riesco a fare bene il mio lavoro, poi vengo premiato. È questa cosa che dico, secondo me. Però come scelta ci sta. base damage is being reduced, Cioè, going from 20, scaling to Zarya 88, due to parti, 16, scaling to interessante, 84. Zyra più che Jungle altro is il actually fatto che being buffed a tipo, little though. secondo me magari potrebbe aggiungere una feature che dice se riesci a uccidere con le piante ti ripristina un po' di mana, cioè questa è una cosa perché effettivamente l'unica cosa su cui ha problemi As Zarya bonus è monster il damage is mana, up from 40 ma to 60 penso in the early tutti game. gli altri And now, support. lastly, for the champion adjustments, Cassante will be getting a pretty decent retool in 14.4. Base health is going from 570 to
is being chopped as well, going from 1800 to 1500. A lot of changes are also planned for Rek'Sai as we head into 14.4, so let's have a look. Base health regen and health regen growth are both being nerfed. Base movement speed is buffed, going from 335 to 340. Fury generation against minions is being reduced by 50%. Passive base heal is being removed. W unburrow damage is nerfed, but at the later ranks only. W unburrow will now have an 80% AP ratio. Unburrowed E cooldown is buffed, going from 12 to 10 seconds. Unburrowed E base damage is being removed. I gank di Rek'Sai sono un po' un panico, però vedrai, sono cose. Oh, la cosa più bella. And for the very final change of the video, we have adjustments to the newest champion in League, Smolder. Q number of missiles. Il problema di Smolder secondo me è che gli devono stranerfare la W, perché la W di base a livello 1, livello 2, livello 3 fa dei danni ingiustificati. È un campione che deve scalare, quindi early game deve essere debole. Perché poi che cosa succede? La gente che faceva 5 punti